Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di luglio 2023. L'imperatore, amici del Capricorno. Molto bene. L'imperatore è una carta che parla di stabilità, di casa, di padre o paternità. Può anche fare riferimento al divino maschile che è in ognuno di noi, al fatto di dover magari trovare delle regole, darsi dei limiti anche, un programma di avanzamento, magari proprio all'interno della relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere cosa hanno per voi i tarocchi per questa seconda metà di luglio. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, la regina di coppe, un cavaliere di bastoni, il carro, l'imperatrice, imperatore e imperatrice, ragazzi. Cinque di coppe, e due di spade. Ragazzi, qui bisogna con l'imperatore prendere un certo tipo di posizione. Ho come questa sensazione. C'è qualche cosa all'interno di un gruppo, può essere un gruppo familiare tranquillamente perché il 10 di pentacoli parla proprio delle famiglie allargate. Quindi lui, lei, i figli di lui, i figli di lei, gli ex, i nonni, gli zii, i cugini, insomma, tutto quello che rappresenta un gruppo sociale è come se partendo, diciamo, con questa energia a testa in giù, non ci fossero proprio delle stabilità, delle solidità, diciamo così, all'interno di questo gruppo. Difatti, poi con la regina di coppe ho come la sensazione che molte persone vivano, o meglio detto, vivranno, nella terza settimana di luglio una sorta di alto e basso emotivo con la regina di coppe. Diciamo che saranno molto preponderanti le emozioni, ok? E poi c'è questo cavaliere di bastoni che può rappresentare una persona nello specifico oppure la vostra volontà di andare oltre, di andare avanti, soprattutto se guardo poi anche questo carro. È come se doveste effettuare una scelta, se doveste dare una direzione magari alla relazione piuttosto che all'amicizia, piuttosto che a una situazione familiare. Però appunto c'è da valutare bene perché non sapete da che parte andare. Queste tre carte le vediamo poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 10 di pentacoli. Cinque di coppe e 7 di coppe, ragazzi. Credo che qui ci sia una sofferenza, una certa tristezza, più che altro per una disillusione che avete avuto voi. È come se, vi faccio un esempio, per questa famiglia o magari l'idea che vi eravate fatte di questa famiglia, eh, diciamo, aveva l'asticella un po' troppo alta. È come se ci fossero state appunto delle disillusioni, qualche cosa che è caduto, un'aspettativa. Potrebbe anche essere un appoggio, mi dicono, per qualcuno, come se l'appoggio della famiglia fosse venuto a mancare.
Va bene, andiamo a vedere la regina di coppe. 10 di pentacoli nuovamente. E giustizia al contrario. Io credo che ci sia stato un tema abbastanza importante, ragazzi, dove c'è stata un'ingiustizia all'interno della famiglia che vi ha creato questo 5 di coppe, questo dolore. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Appeso. E 9 di bastoni. Sì, vi ripeto, vedendo un po' questa zona della lettura, state, diciamo, sollevando delle barriere, state cercando di capire da che parte andare. Con la carta dell'appeso vi state prendendo un periodo o probabilmente avete bisogno di prendervi un periodo per cercare di vedere le cose anche da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un cavaliere di denari e il mondo. Ragazzi, per qualcuno fa riferimento a un trasferimento di casa proprio. Può essere che dobbiate traslocare o stiate aspettando, insomma, per firmare un contratto per la casa, ipotesi. Oppure, se non è un trasferimento di residenza, può essere un viaggio proprio. Io lo sento una cosa molto molto lontana e quindi proprio anche all'estero o con tanti chilometri di distanza. Andiamo a vedere l'imperatrice. Grazie. Sono letteralmente saltate via. Asso di denari e giudizio. Ragazzi, nella quarta settimana di luglio le cose cambiano in qualche modo. C'è un asso di denari, c'è un nuovo inizio, c'è un aiuto inaspettato, una nuova strada di cui si prende, che si prende in considerazione che magari prima non, non c'era stato modo di valutare. Tenete presente che il giudizio è sempre quella carta che vi dice che vedete le cose da un punto di vista più ampio, come fare un passo indietro e vedere tutto il disegno divino. E l'imperatrice è comunque una carta che parla di espansione, di abbondanza, di prosperità, di potere materiale. Andiamo a vedere il 5 di coppe perché ce l'avete 2 volte. Matto. E 7 di pentacoli. È interessante perché avete il matto che è una carta di impulso e il 7 di pentacoli che è una carta di fermo. Con il 5 di coppe. Ho come la sensazione che vi dicano di non essere troppo impulsivi, di lasciare all'universo, mi verrebbe da dire, ehm, come dire, di lavorare con i suoi tempi. C'è comunque qualche, come vi posso dire, questione che vi è rimasta un po' così in gola, che non avete digerito bene. O meglio, non digerirete bene, perché qua siamo a luglio, vero? Alla fine di luglio. Ragazzi, ho una cosa da dirvi. Se per caso per voi qui la questione è di diventare genitori e dovesse già essere successo che ci abbiate provato ma che abbiate perso un bambino, io sento che la famiglia comunque vi sostiene, vi supporta e state sereni perché potenzialmente potrebbe arrivare verso luglio.
Vi dico così perché abbiamo un asso di denari che è il seme fecondato, l'imperatrice che parla di gravidanza, la regina di coppe che anche lei parla di gravidanza, il mondo che parla di bambini, il matto che parla di bambini e il sette di pentacoli che parla di attesa anche come dolce attesa. Andiamo a vedere il 2 di spade. Nove di spade e che siete preoccupati per qualche cosa che è successo nel passato. Però qui è un po' come se vi dicessero di andate avanti, prendete, guardate, avete anche la stella, andate avanti, prendete le redini della situazione in mano, cercate di nutrire ancora speranza, di puntare a certi tipi di obiettivi. Quando c'è la carta della stella si tratta anche di rimanere in ascolto, perché normalmente è una carta di canalizzazione, è una carta che vi invita, diciamo così, anche a meditare se vogliamo. Soprattutto potrebbe essere utile farlo al chiaro di luna o comunque diciamo verso sera, perché è il momento in cui è più facile che arrivino certi segnali, certi messaggi. Però è un po' come se vi dicessero puntate l'obiettivo e vi ricordo che qui avete comunque la carta dell'imperatore. L'imperatore è colui che crea il proprio impero giorno dopo giorno, passo dopo passo. È lui che stabilisce le regole che deve seguire, ma poi le segue costantemente, diligentemente. È anche una carta che parla di stabilità finanziaria, di potere materiale, ma quello io sento che ce l'avete perché anche a livello di famiglia, 11 di pentacoli, quindi siete nell'abbondanza, ma è come se ci fosse qualche cosa qui che riguarda la completezza familiare, che è un po' come se fosse venuto meno. Per qualcuno, se non è una questione di figli, si tratta di un'ingiustizia che è successa in famiglia, ragazzi, o magari con il partner. Ed è un po' come il, ok, da che parte vado, cosa faccio, mi muovo piano piano. Avete due carte molto, diciamo, lente in questo periodo, però nella ultima settimana di luglio, ragazzi, qualche cosa cambia, c'è un nuovo inizio, c'è una presa di consapevolezza, c'è una presa di consapevolezza della propria capacità di creare la realtà. Dovete solo uscire un po' da questa tristezza, diciamo, del 5 di coppe e fare come vi dice 7 di pentacoli, cioè mantenere un atteggiamento positivo durante l'attesa. 7 di pentacoli è una carta che ha già fatto un duro lavoro e semplicemente è in attesa dei frutti che maturino. È certa questa fanciulla che prima o poi matureranno i frutti perché li ha seminati, li ha curati, sta coccolando la pianta, arriveranno sicuramente. E questo è un po' il tipo di speranza e di fiducia che anche il matto, tra l'altro, vi parla di fiducia, di aver fiducia, di fare il salto di fede. Però è un po' quello che vi chiedono le carte in questo periodo. Lasciate andare i pensieri, le preoccupazioni, tanto non serve, preoccuparsi per il passato non serve, crea solo energia negativa, ansia. Chi vive troppo nel passato vi tende alla lunga a vivere in tristezza e depressione, mentre chi vive troppo nel futuro alla lunga tende a vivere nell'ansia. Mm? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che consiglio vi vogliono dare, amici del Capricorno. Se per caso non aveste nessuno, ragazzi, io vi dico che potrebbe avvicinarsi qualcuno, ma all'inizio potreste anche incontrarlo in una di quelle feste di paese, in una festa, come vi posso dire, di laurea, feste di laurea, feste di paese, feste tradizionali come matrimoni, battesimi, piuttosto che compleanni. E vi dirò che potrebbe essere una persona verso la quale voi siete titubanti. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Eccolo. Carta numero 20. Wow, guardate, ve la metto qua vicino alla stella perché vi parla di informazione, di segreti che vengono a galla
E anche con la giustizia, ragazzi, qui potrebbero essere svelati dei segreti nella terza settimana di luglio, però parla anche di sensi e di linguaggio del corpo. Tra l'altro, sto pubblicando in questo periodo nella sezione degli abbonamenti una nuova playlist che parla di come leggere le persone al di là delle parole che vi dicono, e difatti anche qui parla di linguaggio del corpo. Sapete che le parole sono solo il 7% di quello che la persona realmente vi vuole dire, e che il corpo in realtà rappresenta il 55% dell'espressione non verbale. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Tra l'altro vedo adesso che qua è una carta numero 20 e voi avete il giudizio che è un numero 20. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, un'iscrizione, un commento, una condivisione. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. La fascia dell'abbonamento è divisa in due, quella più bassa è semplicemente un supporto al canale, con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Tengo a fare una piccola precisazione: il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona e si basa sull'elaborazione delle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che invece andrò a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!